Benvenuti in questo video di YouTube Tutorial. Vi spiegherò le ragioni per cui è necessario doppiare un video e come farlo. Prima ragione, l'audio è venuto male, va rifatto. Può capitare, abbiamo registrato un video perfetto, ma in fase di montaggio ci accorgiamo che l'audio è un disastro. Secondo motivo, ci sono dei rumori indesiderati nel sottofondo. Tutto è perfetto, ma per colpa di una moto che passa per strada o un vicino che urla o ascolta musica ad alto volume, il nostro audio è compromesso, è andato. Terzo motivo, abbiamo fatto un errore e vorremmo modificarlo. Abbiamo detto qualcosa di sbagliato, una frase non gira e dobbiamo sostituirla. Quarto motivo, abbiamo comprato un microfono nuovo. Ora la nostra qualità audio è molto migliorata, l'audio del nostro video era buono, ma vogliamo migliorarla. Con questo microfono è tutta un'altra cosa, dobbiamo meglio ridoppiare tutto. Quinto motivo, vogliamo modificare una colonna sonora musicale di sottofondo. La musica che abbiamo usato per un video non ci piace, ma ormai non abbiamo più il progetto del montaggio in cui non c'era la musica. Perciò dobbiamo sostituire proprio tutto. Sesto motivo, abbiamo creato un personaggio animato e vorremmo farlo parlare. Doppiare un cartone animato sembra facile, ma se non usiamo gli strumenti giusti, può diventare veramente un incubo. Settimo motivo, vogliamo far coincidere quello che diciamo in modo preciso con delle immagini girate per una qualsiasi ragione. L'audio deve corrispondere perfettamente alle immagini e noi dobbiamo farlo. Ottavo motivo, vogliamo imparare a doppiare i video. Non penso sia necessaria un'altra spiegazione. Nono motivo, questo è molto importante, avevamo messo una colonna sonora che non rispettava il copyright. Questa ragione è molto importante. Se abbiamo caricato un video ed ha ricevuto un avviso di violazione per il copyright, niente panico, si ridoppia togliendo la musica in sottofondo. Decimo motivo, che è poi quello che voglio fare io. Vogliamo doppiare il nostro video in più lingue. Parliamo più lingue e vorremmo che i nostri video fossero tutti doppiati con diverse lingue per essere visti da più persone nel mondo. Possiamo creare più video con le stesse immagini, con gli stessi filmati, ma poi possiamo mettere il doppiaggio in diverse lingue. Ma come si fa a doppiare un video? Ora viene la parte forte. Ho provato diversi software, ho provato diverse soluzioni di montaggio, di composizione audio e qualsiasi altra soluzione, però erano tutte poco adeguate. Tutti i software non arrivavano a fare quello di cui avevo bisogno io. La difficoltà maggiore la riscontravo nel far coincidere il labiale con magari, soprattutto quando cercavo di doppiare me stesso in altre lingue. Questa è veramente la parte difficile. Ho fatto tantissimi esperimenti e poi sono capitato su un programma che già conoscevo, che già usavo, ma usavo poco perché avevo dei problemi di velocità, nel senso che era molto lento, andava a scatti la riproduzione del video e per me era un po' un problema. Questo software è DaVinci Resolve. Ho scoperto come risolvere quei problemi, era una cosa molto semplice, in realtà non ero io che non avevo voluto andare a guardare bene, a spulciare tutte le varie opzioni. E questo software è perfetto per il montaggio. Questo stesso video è stato montato con DaVinci Resolve. È gratuito, completo, ha tutto, anche il chroma key, ad esempio, ma ha una sezione che da sola rende il software indispensabile per fare i doppiaggi, ovvero un'intera sezione dedicata proprio al doppiaggio. Devo ammettere che non lo usavo molto proprio perché non conoscevo questo software abbastanza bene e i miei video, andando sempre a scatti, avevo dei problemi a creare il montaggio, a mettere effetti e quant'altro. Vi spiegherò come fare a risolvere questo problema, perché l'ho risolto. Ora i miei video sono fluidi e non hanno più problemi di nessun tipo. Ma passiamo al tutorial vero e proprio. Come creare come creare un doppiaggio di un video. Prima di tutto dobbiamo caricare giustamente un video. Per farlo andiamo in media, la parte iniziale. Come vedete DaVinci Resolve a ogni passaggio dal caricamento del video fino al rendering, alla creazione del video finale,
attraverso diversi passaggi. A noi quello che ci interesserà sarà appunto Media, Edit e Firelight, che poi è il modulo che riguarda la musica. Andiamo subito a caricare un video. Perfetto, andiamo subito. Abbiamo la nostra directory di doppiaggi, eccolo qua, un video, templari. Ecco, qui mi chiede anche di cambiare la diciamo di cambiare alcuni parametri per poter essere compatibile poi con col montaggio, ma questa è una cosa che diciamo non è importante. Dopodiché andiamo in Edit, carichiamo il nostro video nella timeline, ecco qua, perfetto, e a questo punto abbiamo il nostro video caricato sulla timeline. Qui dobbiamo fare alcuni piccoli accorgimenti, dobbiamo ad esempio andare in playback, andare in Fusion Memory Cache, no, non è questo, scusate, Time Proxy Resolution, vedete che qui è full, portatelo a quarter. Cosa serve questo? Se andate a vedere la definizione del video, ad esempio qua vedete che è abbastanza bassa. Se vado full migliora di molto, però rallenta il sistema. Se io la metto nella, diciamo, nella risoluzione più bassa, meglio un quarto, il video sarà molto più fluido e faremo molta meno fatica poi a doppiare. Questo è importante. Altra cosa importante, selezionate il video, qui nella sezione Inspector andate a cercare Opacity, abbassate l'opacità del video. Questo è importante perché siccome poi verranno messi i sottotitoli che voi dovrete leggere per doppiare il video, questo crea un maggiore contrasto tra il testo che sarà bianco e appunto l'immagine sottostante. Nel caso fosse molto bianca, ad esempio, non si riuscirebbe a leggere niente. Ultima accortezza, blocchiamo le due tracce originali in modo che non vengano spostate. Infatti non sono dipendenti una dall'altra, vedete che una potrebbe essere benissimo spostata prima o dopo. Questa l'ho bloccata, ecco qua. Ma se voi le bloccate non rischierete poi di fare slittare e avere qualche problema. Ancora una cosa, andiamo in Add Track cliccando col tasto a destra, scusate, tasto destro del mouse, aggiungete una traccia mono per il doppiaggio o stereo se avete un microfono stereo. Questo diciamo dipende poi da quello che volete fare voi. Io utilizzo sempre ovviamente un microfono mono, perciò uso traccia mono. Perfetto, abbiamo fatto tutto quello che serve per preparare il nostro progetto. Ora cliccate direttamente su Firelight, ecco qua, perfetto. Allora, subito qui dobbiamo fare una cosa, dobbiamo andare in Setup. Qui vi consiglio di seguire passo passo tutto quello che c'è da fare. Io metterei pre-roll un 3 secondi e post-roll 3 secondi. Vi spiego cosa servono questi pre-roll e post-roll. Pre-roll è quando ci sarà un conto alla rovescia, questi 3 secondi danno il tempo di prepararsi a dire la battuta che si vuole inserire nel doppiaggio, perciò diciamo una specie di conto alla rovescia per avere il tempo di poter parlare. Questo invece ci dà 3 secondi dopo che abbiamo finito la nostra battuta per vedere cosa viene dopo. Molto utile questo nei dialoghi tra due persone per non avere tempi morti e per non avere, diciamo, sovrapposizioni. Io questi di solito li spunto tutti, soprattutto quello importante è Video Streamer, perché è quello che darà proprio il counter qui poi nell'area. Perfetto, poi Record Source, Record Track, non. Record Track dobbiamo mettere, io metto Audio 2, che è quella che avevo selezionato, altrimenti Record Source non è selezionabile. Poi andiamo a selezionare un microfono,
il mio, ecco fatto. Record file name, possiamo scrivere che so, ad esempio doppiaggio test. Questo è il file dove andranno tutte le nostre registrazioni quando registreremo il doppiaggio. Ci siamo? Perfetto. Allora adesso andiamo a vedere nello specifico come si fa un doppiaggio. Selezioniamo list. Ad esempio adesso andiamo nell'area, selezioniamo il bottone per selezionare una parte del file. Possiamo anche ingrandire un po' in modo da avere una visibilità migliore. Eccolo qua. Diciamo che io voglia doppiare questa parte qua. Ecco qua. La seleziono col tasto sinistro, clicco prima sul sinistro, trascino e arrivo fino a dove voglio doppiare. Ho questa selezione, vado in list e clicco su New Cue. Qui cambieranno i parametri e ci saranno anche qua l'inizio e la fine della traccia. Qui scriverò cosa voglio che venga detto. Non mi piace il pollo. Ok, perfetto. Mettiamo che qui non voglio dire niente, poi voglio dire qualcos'altro in questa parte. Ecco qua. Seleziono New Cue. Non so perché mi fa sempre questo scherzo. Perfetto, poi selezionando questo, se facciamo, andiamo a selezionare un'altra area e facciamo New Cue, ci aggiungerà con la stessa frase di prima, ma noi la modifichiamo. Perfetto. Adesso abbiamo doppiato, abbiamo messo un doppiaggio effettivamente al nostro file. Questo ovviamente è un lavoro abbastanza lungo perché per ogni battuta del video bisogna scrivere, mettiamo qui potrebbe essere anche in inglese o in un'altra lingua, se vogliamo doppiare il video appunto in un'altra lingua. Perfetto, come avete notato qua, se io clicco sui diversi clue, sotto avremo il testo e come vedete è molto contrastato. Se io fossi andato per dire, faccio vedere subito ad Inedit e selezionando il video lo sblocco e aumento l'opacità, andando in Firelight, ecco che vedo non riesco a leggere il testo, anche se c'è l'ombra che potrebbe aiutarmi, la parte bianca e la parte nera. Queste sono tutte cose abbastanza utili che in fase di setup ho aggiunto. In ogni caso non è molto leggibile come avete visto, mentre invece andando in Edit e abbassando l'opacità, riblocchiamo, non si sa mai, ecco che abbiamo proprio leggibilità massima. Perfetto. Adesso facciamo una prova. Facciamo una prova e vi spiego dove si va a registrare. Come avete visto eravamo prima in list, dove abbiamo creato il nostro testo scritto che poi dovremo leggere. Ora clicchiamo su Record. Qui abbiamo l'opzione Registra. L'abbiamo anche qua, ma non dobbiamo usare questa perché qui si registra su tutta la traccia audio, di conseguenza serve magari se vogliamo fare un commento molto lungo di un video senza starli a guardare se corrisponde al labiale o meno. Mentre invece se vogliamo fare le cose per bene dobbiamo usare questa sezione con questi appunto con le nostre tracce per l'audio.
con le nostre tracce scritte per l'audio che dovremo poi doppiare. Perfetto. Andiamo a fare un esperimento. Prima di tutto vi faccio vedere qui con questa casella allarghiamo o rimpiccioliamo in modo da avere una visibilità maggiore appunto del testo. Andiamo nella prima battuta e qui siamo nella zona audio. Abbiamo la possibilità di mutare, mettere come solo o appunto anche registrare una traccia audio. Mettiamo che vogliamo fare solo la seconda battuta, registriamo, ad esempio apro qua e quando cliccherò su record vedete che apparirà un counter 3, 2, 1 e adesso inizio a dire quello che voglio facendo finta di doppiare quello che sto dicendo. Posso dire quello che voglio, ho selezionato una parte un po' lunga, però diciamo che può andare bene. Vediamo cosa succede. Ecco fatto. Abbiamo registrato questa parte qua. Torniamo indietro, mettiamo muto e ascoltiamo la traccia originale e ascoltiamo. Ecco, come avete visto ho proprio registrato questa traccia audio. Ora ad esempio mi sono accorto che però non ho detto esattamente quello che volevo dire o l'ho detto in modo sbagliato. Ho due possibilità, o CTRL Z e cancello questa traccia, oppure semplicemente senza fare altro ne faccio un'altra. Vado, anzi prima ingrandisco, ecco qua. Ma devo mangiarlo comunque perché il pollo è buono e adesso avrei dovuto scrivere tutto quello che dovevo dire del doppiaggio, invece ho detto solo alcune cose, ma non importa perché questa è solo una prova per vedere quello che possiamo fare e non possiamo fare. Perfetto, adesso chiudo, perfetto, rimpiccioliamo, vedete che si ferma, qui abbiamo due tracce, una e una 2. La seconda, la take 2, è l'ultima che ho fatto, che è quella che è venuta meglio. Allora cosa faccio? Seleziono le stelline, qui metto 3 ad esempio, se ne ho tanti posso mettere, e in questo modo seleziono qual è quello migliore. Quando poi avrò fatto tutti i doppiaggi, potrò scegliere quale di queste, ad esempio di queste due, è quella che voglio che venga poi inserita effettivamente nel file doppiato. Questa cosa è molto utile perché sicuramente non viene mai tutto bene alla prima e di conseguenza abbiamo la possibilità di fare più doppiaggi della stessa frase e poi scegliere quella che preferiamo. Una volta fatto questo, clicchiamo su Done, fatto, in modo da avere un recap di quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo ancora fare. A volte può capitare, ad esempio, che alcune parti le registriamo e altre no, e poi le altre le registriamo dopo. Anche perché, ad esempio, qui c'è una funzione di cui non vi avevo parlato, molto importante invece, dove possiamo aggiungere i personaggi. Qui possiamo aggiungere un personaggio e poi ad ognuno di questi personaggi possiamo, attribuire delle diverse tracce di registrazione, in modo che ogni personaggio ha la sua traccia e vengono magari registrate prima Pippo, poi viene registrato Pluto e poi in un terzo tempo Paperino, ma poi nella sequenza saranno nello stesso dialogo. Non so se mi spiego. Comunque questa è una cosa che serve più se ci sono diverse persone che parlano nello stesso video. Credo di aver detto tutto, vediamo un po'. Sì.
Una cosa importante, giusto, vero, il volume. Questa barra può alzare o abbassare il volume a seconda di quello che vogliamo, diciamo, del volume che vogliamo ottenere per ogni registrazione. Perfetto, adesso manca solo una cosa, dobbiamo finire il video, perciò clicchiamo su Delivery. Andiamo su Delivery e qui abbiamo video, audio, file non ci interessa, poi render, single clip, in meglio render, io utilizzo sempre questo, video. Possiamo escludere il video se vogliamo registrare, vogliamo salvare solo l'audio. In questo modo avremo solo la traccia audio renderizzata. Questo può servire se in futuro ci sarà la possibilità magari di mettere più tracce audio, se abbiamo fatto dei doppiaggi ad esempio, tutti sotto lo stesso video, senza dover ogni volta caricare un video con doppiaggio diverso. Se invece vogliamo scaricare effettivamente tutto, cioè renderizzare tutto il video con il doppiaggio che abbiamo fatto, tenete conto che tutte quelle, diciamo, modifiche che avete fatto sul play del video, ovvero oscurarlo e abbassare in playback abbassare la definizione, non riguardano il video renderizzato, perciò qui potete lasciarlo così, non dovete andare a rimodificarlo, il video verrà renderizzato esattamente come è nella traccia e ha la definizione che avete selezionato qui nelle modalità di rendering. Perfetto, c'era ancora un'altra cosa che volevo dire. Un po'. Giusto, sì, importante. Ovviamente quando fate il rendering però dovete mutare la traccia originale o cancellarla. Meglio mutarla perché non si sa mai, altrimenti verrebbero renderizzate tutte e due le tracce, sia audio 1 che l'audio 2. Questo è importante. Grazie per aver seguito questo video fino a qua. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale YouTube. Selezionate la campanella in modo da avere sempre le notifiche dei video che poi pubblicherò, e così avrete subito un messaggio. Andate anche nella tab community del mio canale, ci sono molti contenuti interessanti, e guardate i miei video di Milano Misteriosa, sono quelli a cui tengo di più, mi ci è avuto molto per crearli e diciamo sono quelli proprio, è il mio format di riferimento su questo canale. Scaricate DaVinci Resolve, vedete che non ve ne pentirete, e seguite qualche piccolo consiglio che vi do appunto in questo video, e poi ci sono tantissimi tutorial su qualsiasi piattaforma, anche su YouTube, proprio per imparare a usarlo da livello diciamo proprio base come faccio io, fino a livello super iper professionale. Non avete idea di quanto possa essere veramente buono questo software. Per il resto vi saluto e grazie per avermi seguito. Ciao!